Ciao a tutti, oggi vediamo i limiti notevoli. Qui vi trovate le formule dei più comuni limiti notevoli che di solito si fanno a lezione. Partiamo subito con un esercizio. Ho questo limite, andando a sostituire come sempre al posto di x il valore che c'è qui, quindi infinito, mi viene 1 su infinito 0, quindi 1 alla infinito, che è una forma indeterminata. Mi rendo subito conto che questo limite è molto simile al limite notevole che c'è qui, quindi lo riscrivo meglio. Scritto così, vediamo subito che siamo in questo limite. Vi ricordo che per la proprietà delle potenze 2x lo possiamo pensare come questo termine alla x tutto alla 2, perché 2 per x fa di nuovo 2x. A questo punto quello che ho tra parentesi quadre è proprio e quindi il limite fa e alla seconda. Vediamo un altro esercizio. Questa volta se vado a sostituire al posto di x 0 ho una forma indeterminata del tipo 0 fratto 0. Mi rendo conto che ho il seno, quindi potrei in qualche modo utilizzare questo limite notevole qui, ma mi manca un fratto x. Quindi cosa faccio? Vado a moltiplicare e dividere tutto per x. Mi raccomando, è importante quando si fanno certe operazioni farle sia sopra che sotto, perché ovviamente il limite di partenza non aveva un fratto x, ma siccome io ho diviso per x sia al numeratore che al denominatore, il risultato è uguale a quello di prima. A questo punto noto che x e x si semplificano e questo limite fa proprio 1. Quindi al numeratore ho 9 meno 1, 8 e al denominatore 8 meno 1, 7. Il limite fa 8 settimi. Vediamo un altro esercizio. Mi rendo conto che questo limite si avvicina molto a questo, però qua ho 1 più x fratto x, mentre qua ho 1 più 7x, quindi qua sotto devo avere un 7. Vi ricordo che posso sempre moltiplicare e dividere per un numero, quindi metto 7 sotto e lo moltiplico sopra. A questo punto questo limite sappiamo che fa 1. Moltiplicato per il 7 davanti, il risultato fa 7. Vediamo un altro limite notevole. Anche qui, come sempre, quando vado a sostituire mi rendo conto che ho una forma indeterminata, 0 fratto 0. Questa volta mi rendo conto che questo limite si avvicina sia a questo che ha questo qua. Quindi la prima cosa che mi viene in mente di fare è di raccogliere al numeratore un e alla meno x. In questo modo, raccogliendo e alla meno x, il primo termine diventa e alla 2x, perché se lo rimoltiplico e alla 2x per e alla meno x fa e alla x, e qua fa meno 1. Ora vedo ancora di più che questo limite qui si riconduce a questo, quindi cosa faccio? Moltiplico e divido, come abbiamo fatto in questo esercizio qua, per x. Ora qui mi rendo conto che devo avere un 2x, quindi moltiplico e divido per un numero. Questo limite so che fa 1 e questo limite pure. Quindi andando a sostituire e alla 0 1 per 2 2, fratto 1 2. Vediamo un altro limite notevole. Andando a sostituire come sempre il limite si presenta nella forma indeterminata 0 fratto 0. Noto che al numeratore potrei avere questo limite con a alla x e al denominatore ho sen x, quindi potrei in qualche modo ricondurmi a questo. La prima cosa che faccio è al numeratore fare in modo che appaia un 1 ed ecco il trucchetto. Ho aggiunto un meno 1 qui, però non c'era nel limite di partenza, quindi l'ho tolto di nuovo. Quindi se pensate meno 1, meno per meno più 1, questi se ne vanno e il limite ritorna a quello di partenza. Di nuovo vado a dividere sia il numeratore che il denominatore per x. Ok, al numeratore ho spezzettato questi due termini e quindi il primo termine fratto x meno il secondo termine fratto x. In questo modo notiamo proprio che ho due volte questo limite qua e al denominatore, avendo diviso sia sopra che sotto per x, mi ritorna il limite notevole. Sotto il limite fa 1, sopra, stando alla formula, il primo limite fa ln di 7, il secondo limite fa ln di 5, quindi il risultato è ln di 7 meno ln di 5, che per le proprietà dei logaritmi lo posso scrivere come 7 quinti. Anche questo limite si presenta nella forma indeterminata 0 fratto 0 e vedo che assomiglia o a questo qua. Mi rendo subito conto che al numeratore posso scriverlo come somma per differenza, quindi posso scomporlo. Questo termine qui so che fa un mezzo, quindi andiamo a sostituire 1 più coseno di 0 fa 1, quindi 1 più 1 2, e questo limite per la regola del limite notevole è un mezzo, quindi ho un mezzo per 2, ovvero il limite fa 1. Ora tocca a te. Questa settimana alziamo il livello. Come una vera e propria coach ti sfido a far sempre meglio.
Riesci a fare tutti gli esercizi senza nemmeno fare un errore? Prova. Allora, com'è andata? Gli esercizi erano troppo facili? Troppo difficili? Fammelo sapere e scrivimi in chat. Iscriviti al mio canale per non perderti i nuovi video. Io sono Monia Tomassini e come sapete il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica è perché ancora nessuno te lo ha insegnato. Questi video sono l'occasione per ripassare attentamente tutti i passaggi e scoprire che quello che prima pensavi impossibile in realtà è molto facile. Ci vediamo al prossimo video!